quanti volte ci voluto bene, tu mi hai voluto bene a me, ma non ce l'ho più, mai voglio più, distrattamente Grazie Nino, grazie. E mentre Nino D'Angelo cantava, era inevitabile, è arrivata la squadra del Napoli, campione d'Italia. Grazie Napoli, e allora sono felice che il Napoli sia arrivato quasi in un momento della scaletta come se avessimo voluto predisporre il momento preciso. C'è un regista, chiedo agli amici fotografi dopo, quando saranno sul palcoscenico da questa parte, chiedo al pubblico e anche agli amici fotografi, capisco la situazione, ma un attimo di disciplina, dopo, c'è un'ora di spettacolo, dopo, grazie. E allora chiamo qui un signore che ha raccontato Napoli in tanti suoi film, ma è un signore figlio anche di un disegnatore, di qualcuno che raccontava la Napoli degli anni 30, la Napoli dell'inizio della storia di questa società. Il signore è Francesco Rosi, uno dei più grandi registi del cinema italiano, coinvolto e travolto dall'entusiasmo, che è passato direttamente dal Festival di Cannes con Cronaca di una morte annunciata tratto da Marquez, al Napoli campione d'Italia. Francesco, so che è inusuale per un uomo del cinema farsi coinvolgere in un entusiasmo popolare, però credo sia anche giusto. Ma io ti dico questo, che io penso che da stasera divento anche tifoso. Non sono mai stato tifoso, però diventerò tifoso. Senti, una vittoria, uno scudetto nel calcio, può veramente servire a una città? Certo, io posso dire che possiamo cominciare da qui. E poi, come dice Troisi, ricominciare da 3, da 4. Sì, però cominciamo intanto da qui e poi ricominceremo. Ti ho preparato una sorpresa. Tuo papà, che usava lo pseudonimo di Rosy,
disegnava, faceva le caricature dei giocatori del Napoli negli anni 30. C'è quindi un legame fra te e il calcio Napoli. Io ne ho scelto qualcuna insieme al regista Moretti di queste caricature di papà. Sì. E tu ce le dovresti descrivere se ricordi qualcosa. È un modo per riandare alle radici. Ecco il ciuffo. Questa è la copertina di questo libro, e questo è Don Eugenio Reale, che era il patron della società. Il ferlaino d'allora. E Questo è Garbut, Mr. Garbut, ma questo era un disegno di il Marino. Bianchi di allora, il Sì. Bianchi di allora. Questo è Cavanna Questo è portiere, Cavanna. il Garella di allora. Io questi qua me li Colombari giocò anche in nazionale, poi passò al Torino, un mediano De Napoli di questo è allora. Attila, E questo è il Attila grande Sallustro, riapplauso. E Questo è Voiak, Bojac. lo straniero dell'epoca. Ecco, qual era? Tu andavi allo stadio, papà ti portava allo guarda, stadio. mio padre- Ecco, un attimo, estasi reale. Pare che il Reale sogna lo scudetto, poi Donne è mie, arrivato donne anni dopo. No, la particolarità di mio padre è che mio padre mi portava a vedere tutti i calciatori quando lui faceva le caricature, che però le faceva nella hall dell'Hotel de Londres a Piazza Municipio. Faceva delle fotografie, faceva i disegni, però dopo, quando la squadra andava a giocare, mio padre non andava mai allo stadio. E questa era una cosa stranissima che io non ho mai capito, però lui aveva paura della confusione e delle cose. Ma io li ho visti tutti questi giocatori, ho visto Attila, Oreste Sallustro, ho visto Garbut soprattutto, vedevo Garbut perché Garbut piaceva molto a Rosì, a mio padre. Garbut con la sua coppola, i pantaloni alla zuava, la pipa sempre in bocca. Senti, tuo papà fosse adesso in vita, a chi farebbe la caricatura col massimo piacere? In questo momento? A Maradona, come si fa a non fare la caricatura a Maradona? È perfetto. Però mio padre è stato anche l'inventore, assieme al Sire di Vergy e a R, che era un altro giornalista, è stato l'inventore d'Ociucci e Fechel, che era l'emblema del Napoli. Ociucci e Fechel, 33 chiaie e ancora fracite, traduciamo, 33 piaghe e la coda fradicia. Però sto Ciucci e Fechel stasera la coda se l'è riappiccicata. E È una macchina di Formula 1 questa spara funzione. calci, e sparando calci, ecco, ha provocato questa bellissima riunione. Ti devo dire la verità, è una riunione, non credevo di trovarmi così bene qui stasera. Sai Grazie a Rosi, grazie a voi popolo di Napoli e grazie al Napoli. E passiamo a qualcosa che è la Napoli di oggi, qualcosa che è in sintonia. Me ne vado. Senti, te ne vai, grazie Rosi, che è in sintonia con i sentimenti della Napoli di oggi. Si sono riuniti per l'occasione, l'avete visti all'inizio del programma, ma adesso con qualcosa che è più profondamente loro, la loro musica di adesso, i suoni di Napoli di adesso. Enzo Avitabile, James Senese e Tullio De Piscopo insieme per il Napoli. Chiamami se lo vedi e credimi questo treno se lo perdi non lo prendi più. Lui che non affronti e vola su mari e muri, su leggi delle civili. Sono espresso, certamente non è d'oro. Sono espresso, ma vedrai non è colore. Sono espresso, viaggia solo ad una classe. Soul Express. Senti una sola lingua, si mangia la stessa cosa, eppure gratis puoi salire su. Vedi tutte le razze, ci sono di tutti i tipi, umani extraterrestri e tempi. Sono espressi, i giovani e bambini. Sono espressi, padri santi, matti e vecchi. Sono espressi, tutti strani ed ubriacuti. Sono espressi, sono espressi,
vescovile, ma posto un segno già faccio giù, ma piglio filo bustina dove tu, ma piglio filo bustina dove tu. Step, che fa? Mi fa dei soldi, 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 mi fa dei soldi. Senza male va, con crofti magnate che da fatto ma tenga la televisione 36 canali, si parlano e tu dici 80 capelli, ma quando ci mi fuori sarà primavera, ma quando ci mi fuori sarà primavera, ma quando ci mi fuori sarà primavera. Enzo Abitabile, Gensenese, Tullio l'Episcopo e i loro amici.
Grazie, e forse alla regia devo chiedere adesso di, se è possibile, vedere allo stadio di Fuorigrotta come stanno andando le cose, come viene vissuto questo momento. Eccoli là, sembra di essere durante una partita del Napoli. Non so se potete vedere che succede là dietro tra Giordano e Maradona, se girate le telecamere. Santa Lucia, vediamo cosa ci può dire Necco, che succede a Santa Lucia in questa festa di popolo. Guardate cosa succede a Santa Lucia. Santa Lucia sta diventando un teatro incontenibile, ciascuno vuole recitare la sua parte, ci sono stati fuochi improvvisati, non programmati, una specie di funerale antica maniera. E tantissima gente che non riesce ad arrivare da voi si ferma persino da noi. Per esempio Tony Esposito, in mezzo ai Esposito è lì qua, con alla mia te. sinistra. Un applauso per Tony Esposito. Evidentemente l'unica strada per arrivare alla televisione passa da Santa Lucia. Tony, mai vista tanta gente napoletana riunita insieme. Maradona, chi è stato bravo? Maradona, non lo so, Minà, Agnes, chi è riuscito a metterli insieme? Il Napoli. Una festa, ma anche molto disciplinata, devo dire, che va avanti così. Spero di riuscire ad arrivare in Rai per suonare con i miei amici. Questo adesso sono arrivato da poco. Avevamo anche, scusateci, ragazzi, se ci date una mano forse riusciremo a far capire che in fondo siamo felici. Necco, volevo dire, mai visti Tony... tanti napoletani insieme? Avete dimenticato l'invidia? Che è successo? No, ma niente, basta un'occasione per far uscire di nuovo fuori, ma c'è tanto folklore, questa sera c'è tanto folklore, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta festa ed è naturale che stessimo tutti qua. Io ho lasciato un lavoro su a Bologna, il mio disco, per venire questa sera qua e stare insieme a tutti. Toni, vieni in studio, alla mia destra nel ci sono finale, altri come si dice a volti noti. Napoli, ci sarà Grazie ai Bagaria. carabinieri e alla polizia. Scusatemi Gianni, non riesco a sentirvi. Sappiamo che sono in arrivo addirittura delle sorprese visive, ma da questo angolo non riusciamo a fare altro che ad anticiparvi quello che potrebbe succedere a qualunque napoletano legato al calcio che scendesse qui. Va bene, Necco, grazie. Allora, grazie Necco, grazie. Un altro gruppo di artisti napoletani si è riunito, credo che sia data storica, non so quanti ne vedrete fra un momento su quel palcoscenico riuniti, cercherò di riconoscerli, anche quelli che sono meno famosi ma che si sono uniti a questo grande arruffapopolo che è il mio e vostro amico Renzo Arbore con Marito Laurito. La divina Marisa Laurito. Marisa Laurito. Tu sei napoletana vera e quindi hai qualcosa da dire in più di Renzo, che è napoletano acquisito. E io che devo dire? Solamente Forza Napoli! Che Bagaria hai preparato? No, niente, io sono venuto per rendere un tributo a questa città dove ho vissuto 7 lunghi e meravigliosi anni. E allora ho scelto una canzone di quegli anni, una canzone che è struggente, malinconica, che a me mi ricorda la Napoli di quegli anni, quella Napoli che è così cambiata ed è diventata naturalmente più grande e più bella. E quindi ho portato, qui ci sono i miei Moonlights, mo te li mostro perché...
Chi sono questi? Questi sono The Originals, Napolitans, tutto plurale, Moonlights, Mandolins, che sarebbero i mandolini originali napoletani dei Chiari di Luna. Diretti Diretti dal maestro Peppe Vessicchio. Anche detto Vessicchio, ma maestro. Senti, poi ho chiesto agli amici cortesi, ai cantanti, eccetera, di cantare con me questa canzone. Mi piacerebbe che prima la cantiamo Marisa ed io, come riusciamo, insomma, e poi invece vengono al delle solito illustri modo firme a darci una mano con una piccola versione adattata. È una vecchia canzone con parole adattate per lo scudetto. Chitarra. Mi sento come se stessi a Sanremo. Maestro Berini, noi improvvisiamo qua per qua, non è che si ha avuto molto tempo di provare. Il tempo è ruspante, è una bella Berini, vai! Marisella, quando vuoi, il pubblico è tuo, Marisella, vai! Vai, quando vuoi. Canto, sospiro e piango in te canzoni. Non ti ascolto mai, ora si vai lontana. Innamorata noi, si chiama Napoli. Grazie. Come si bello il cuore napolitano. Gli innamorati e Napoli e te canzoni. Come si bello il cuore napolitano. Si te muove e poi ci sta lo scudetto napolitano. Con sentimento.